Cari amici, bentornati sui 7 segreti del caffè. Sono Angelo Napoli, amministratore e fondatore dell'Engineer Napoli Industrie Riunite e vi do il benvenuto per i nuovi e il bentornato per chi ci segue ormai già dagli altri episodi ai 7 segreti del caffè. Siamo a questo settimo episodio, entriamo sempre di più nel vivo del nostro amato caffè. L'episodio di oggi è dedicato alla tostatura. Avremo diversi episodi dedicati a questo argomento, che è un argomento che abbiamo particolarmente a cuore. Entriamo perciò nel vivo di questa famigerata tostatura, la torrefazione del caffè. Cominciamo a capire perché tostare il caffè. Il caffè lo tostiamo per diversi motivi, alcuni di carattere meccanico, altri invece di carattere chimico e fisico, senza come sempre farla troppo complicata, perché non rientra tra i nostri scopi quello di farla complicata. Vediamo praticamente cosa succede quando tostiamo il caffè. Il primo risultato che abbiamo è che i nostri chicchi di caffè crudo, che hanno una certa durezza e densità, diventano meno densi, quindi più leggeri e più fragili, e quindi più facili da macinare e quindi da poter presentare la propria superficie in polvere a questo punto all'acqua per poter estrarre le sostanze contenute nel caffè. Il secondo motivo, se vogliamo il più importante, per cui tostiamo il caffè è invece di conferire i sapori tipici della cottura, della torrefazione ai nostri chicchi e sviluppare quelle caratteristiche di profumo, di aroma e di gusto che noi conosciamo molto bene nel nostro caffè e quindi nella nostra bevanda. La torrefazione del caffè ha un concetto un concetto fondamentale, che è quello del profilo di tostatura. Abbiamo detto che tostare il caffè significa cuocerlo, ok, ma cuocerlo non è semplicemente su una padella oppure su una fiamma o in un forno così a contatto con del carbone. No, tostare il caffè significa accompagnare il nostro chicco in un percorso dalla temperatura a cui lo introduciamo nella macchina torrefattrice fino ad una temperatura finale, passando per un certo appunto percorso, quindi a certe temperature. Questo percorso si chiama profilo. E il profilo, che è appunto una curva che ha come base, come asse orizzontale il tempo e come asse verticale la temperatura, il profilo, questa curva, ha una forma, ma anche una lunghezza e anche una altezza, chiamiamola così. Che cosa sono questa forma, la lunghezza e l'altezza del nostro profilo? Beh, non sono altro che l'andamento della temperatura, dalla temperatura di emissione del caffè, quindi il cosiddetto punto di inversione della temperatura nella nostra macchina, fino ad una temperatura di scarico, e quindi questa è la altezza del nostro profilo, e per un certo tempo la lunghezza del nostro profilo. Come intervengono questi tre parametri sul nostro espresso, sul nostro caffè, quindi sul nostro caffè espresso? Intervengono andando a modificare alcune caratteristiche che vedremo in un episodio dedicato, ma sostanzialmente quello che possiamo dire in questa fase è che man mano che tostiamo, quindi rendiamo il caffè più bruno, più scuro, più tostiamo a lungo, quindi maggiormente tostiamo verso l'interno del chicco e quindi in maniera più uniforme. Banalmente e in questa fase superficialmente possiamo dire che se tostiamo più scuro, cioè quanto più scuro tostiamo, più andiamo verso il gusto amaro, viceversa le tostature più chiare presentano una maggiore presenza di acidità nel nostro caffè in tazza. Capirete perciò quanto è importante poter gestire questo profilo, ovvero poter apportare
dei cambiamenti nella somministrazione di calore e di aria al nostro caffè attraverso la nostra macchina tostatrice, affinché possiamo seguire, possibilmente in maniera perfetta, magari in maniera automatica e costantemente, il nostro profilo che abbiamo impostato. Quindi diventa molto importante poter gestire il profilo, quindi disegnarlo e far sì che sia facile realizzarlo, questo profilo, per ottenere il risultato che esattamente desideriamo. Finita la tostatura, un aspetto molto importante è da dedicare al raffreddamento del caffè. Perché? Beh, abbiamo detto che dobbiamo tostare seguendo un certo profilo, quindi per raggiungere un certo tipo di risultato alla fine del nostro processo di tostatura. Ma è evidente che se vogliamo mantenere il risultato che abbiamo raggiunto, dobbiamo immediatamente raffreddare il nostro caffè affinché non prosegua la cottura e ovviamente questo possa rovinare il risultato che così pazientemente abbiamo raggiunto. Quindi il raffreddamento deve avvenire in maniera tempestiva, deve avvenire in maniera possibilmente automatica, senza prolungamenti inutili e dannosi, soprattutto della presenza del caffè all'interno del cestello di tostatura. Il cestello di tostatura deve essere dedicato esclusivamente alla tostatura del caffè. Per il raffreddamento invece è necessario che il vostro impianto di torrefazione abbia una sezione dedicata al solo raffreddamento. Veniamo ancora a descrivere un po', come sempre, diciamo coerentemente con quello che stiamo facendo con i 7 segreti del caffè, che cosa possiamo realizzare con diversi tipi di tostatura. I modi di tostare il caffè possono essere tanti e nel mondo quelli esistenti ne possono essere 7, forse di più di 7, da una tostatura a cannella fino ad arrivare ad una tostatura molto scura, come in particolare quella dell'espresso, per realizzare l'espresso napoletano. Questo non vuol dire che ci sono dei modi corretti e altri non corretti di tostare bene il caffè. Tostar bene significa tostarlo come sempre consapevolmente e gestendo il profilo di tostatura, ma certi gusti sono maggiormente orientati verso delle tostature più chiare, via via altri gusti, altri palati sono orientati verso delle tostature via via più scure che prediligono una maggiore persistenza e un maggiore tono, un maggiore gusto dell'amaro. Ora dedicheremo un episodio a questo argomento, quindi per quanto riguarda gli effetti della torrefazione da un punto di vista sensoriale del risultato in tazza, ci fermiamo per il momento qui. Quello che invece in questa fase diciamo è un argomento che è come sempre di carattere pratico, quindi quali sono gli errori possibili da non fare tostando il caffè. Sicuramente preparare e pianificare bene una tostatura è molto importante al fine di, uno, non introdurre all'interno della macchina una quantità troppo grande di materia prima, di caffè crudo, o anche troppo piccola, diciamo una quantità pari al 70-80% della capacità nominale dell'impianto. È con queste percentuali che si raggiungono i risultati migliori. Un altro degli errori sicuramente da non fare è di introdurre il caffè in macchina ad una temperatura troppo bassa. Il risultato negativo che avremmo è che la macchina non riuscirebbe, qualsiasi impianto non riuscirebbe a raggiungere la temperatura finale di tostatura nei tempi dovuti. Quindi è necessario introdurre il caffè ad una giusta temperatura, non troppo alta per evitare di dargli uno shock termico alla parte superficiale del chicco, ma neanche troppo bassa, perché la macchina non avrebbe la capacità termica di arrivare fino in fondo alla tostatura per come l'abbiamo pensata, per come l'abbiamo disegnato il nostro profilo.
Ancora uno degli errori da non fare, l'abbiamo già detto, è quello di lasciare il caffè nel cestello di cottura ancora caldo oltre il tempo che abbiamo previsto e dedicato nel nostro ciclo di tostatura, quindi oltre la lunghezza del nostro profilo, del profilo che abbiamo scelto di adottare. Questi quindi sono gli errori da evitare nel tostare il vostro caffè. L'argomento tostatura ci impegnerà per almeno i prossimi 2 episodi, perciò vi do appuntamento a brevissimo. Vi ringrazio ancora per i vostri messaggi, i vostri complimenti, seguiteci sempre numerosi e alla prossima. Grazie e a presto.